Buongiorno a tutti, Adobe Photoshop 2023, nuovo tutorial come migliorare la pelle di un soggetto, in questo caso di una figura femminile, eliminare vari difetti e creare una immagine pulita per fini pubblicitari. Vado subito ad aprire il nostro file. Io ho scelto questo soggetto. Analizzando il viso di questa ragazza notiamo che bellissima foto per giunta, notiamo che più che altro in questa zona, in quest'area ci sono dei difetti abbastanza accentuati. Per il resto andremo ad abbellire un pochino il tutto. Ripeto, stiamo creando un falso praticamente. Allora, il primo passo da fare è creare un livello duplicato al background. Ricordo che ogni qualvolta si apre un file fotografico, un'immagine fotografica su Photoshop, viene automaticamente generato questo livello, detto background o livello primario. Il primo passo da fare è di creare un duplicato di questo background. Piccolo inciso: consiglio a tutti di imparare velocemente nell'editing l'uso delle scorciatoie da tastiera, ovvero sia la combinazione di due o più tasti per compiere un'azione. Come tutti i programmi, in alto abbiamo la barra del menu con tutte quante le opzioni possibili. Se dovessi seguire in questo caso il metodo convenzionale, dovrei andare su Layer, andare su Nuovo e duplicare il livello in questo modo. Accanto troverete indicato, non per tutte le voci, la scorciatoia di tastiera, in questo caso CTRL abbinato al tasto J. CTRL per Windows. Per i fruitori di Mac troveranno sempre CMD, ovvero sia Command più la stessa lettera. Altra cosa che devo specificare, chiedo scusa, io sono abituato a usare da sempre il programma in inglese, proprio per questo tutorial avevo provato a inserire la versione italiana, ma non mi trovo assolutamente bene. Comunque per voi non sarà difficile andare avanti. Allora, uso il metodo tradizionale e come vedete il livello si è duplicato. Adesso altra scorciatoia famosissima, CTRL Z, faccio un passo indietro. CTRL Z vuol dire annulla l'ultima azione, ripetuto più volte annulla azioni precedenti. È una delle combinazioni più usate in assoluto in tutti i programmi. A questo punto ho annullato l'azione per fare la stessa operazione con la mia scorciatoia, ovvero sia col CTRL J. Secondo passo da fare, e anche per questa volta userò, forse l'ultima volta, il metodo tradizionale, andrò a invertire questo livello. Per chi ha avuto la fortuna di lavorare in campo analogico si ricorderà perfettamente il concetto di inversione, ovvero sia negativo. Io ho creato un effetto in negativo dove i bianchi sono neri, i neri sono bianchi e i colori sono esattamente l'opposto nella scala RGB. Ok, non perdiamoci chiacchiere, mi trovo a questa situazione, quindi due livelli di cui uno invertito. A questo punto vado sui metodi di fusione e troveremo modo in un prossimo tutorial di vedere quali sono i metodi di fusione, che sono moltissimi. Vado a scegliere questa voce Vivid Light. Cosa succede? Non vedo più nulla quasi, vedo semplicemente delle tracce del mio ritratto. A questo punto però vado a colmare il tutto con un filtro molto particolare che non è usato moltissimo, si chiama Height Pass.
mi viene fuori questo tipo di immagine e questo riquadro di regolazione. È molto importante agire su questo slide perché praticamente andando su un valore totalmente negativo, quindi pari a 0, non darebbe nessun effetto. Andando all'opposto mi creerebbe una maschera di plastica praticamente totalmente irreale e improduttiva. Bisognerà semplicemente avere l'accortezza di trovare un valore che sia abbastanza credibile, che mi vada a sostituire la parte rovinata. A questo punto andrò a un valore di circa 24, vado sull'ok, dopodiché vado ad applicare un secondo filtro, un filtro che è nella categoria delle sfogature, la sfogatura gaussiana. In questo modo riuscirò a vedere ancora qualche difetto e mi sta bene questa cosa, perché praticamente se esagero in senso positivo nel rapporto raggio-pixel, praticamente mi ritrovo l'immagine originale. Se vado in valori negativi mi trovo veramente una maschera di plastica totalmente irreale. Quindi dovrò trovare l'equilibrio di un valore che mi faccia ancora intravedere i difetti della pelle, perché toglierli completamente avrebbe un risultato devastante. Praticamente creerei una faccia di Barbie, della bambola Barbie. Quindi vado a trovare un equilibrio, in questo caso ecco, andiamo un po' sullo spinto, mi metterò su, posso anche scrivere manualmente un valore di 3. Ancora qui vedo qualcosa e ciò che volevo, do l'ok. Dopodiché vado a creare una maschera negativa. Avremo modo in un prossimo tutorial di affrontare sia i metodi di fusione sia il concetto di maschera, che è una cosa di una importanza estrema. Tenendo premuto il tasto Alt vado su questa icona e creo questa immagine negativa. Come potete notare ho annullato tutto, perché la maschera negativa nera mi va a coprire gli effetti di questo livello duplicato. A questo punto come faccio a risolvere il problema? Cioè come faccio ad ottenere ciò che mi sono prefissato? Vado sul pennello, vado su un foreground bianco. Per foreground si intende di che colore mi dipinge il pennello. In questo caso mi dipinge di bianco. Vado naturalmente a dipingere su questa maschera nera, vado a scegliere la dimensione del pennello giusta. Ricordo sempre che con la combinazione del tasto Alt, muovendomi da sinistra a destra, aumento la dimensione del pennello e dall'alto al basso aumento o diminuisco la durezza del pennello. In questo caso andrò su una dimensione di circa 200 pixel con una durezza media. Ok. Con il livello, con la maschera nera selezionata, vado a dipingere sopra il soggetto. In questo caso, come potete notare, io vado a escludere i difetti. Praticamente vado a scoprire i filtri che avevo applicato in precedenza. Se adesso fate caso, lascio, vedete sulla maschera nera la parte bianca che ho dipinto, quindi ho scoperto in realtà parte di questo livello che ho creato. Posso fare un esperimento: se io vado a disattivare la maschera, io vedo tutti i filtri che avevo inserito prima, quindi mi toglie la regolazione di zona che ho fatto. Adesso vado a riabilitarla e continuo il mio lavoro. Ricontrollo il pennello, siamo sempre su valori medi, e vado a pulire queste zone.
Adesso vado su un pennello un pochino più piccolo e vado a pulire anche qui. Come vedete i difetti vengono tolti, pur lasciando sempre, per rendere l'immagine più naturale, lasciando sempre alcune imperfezioni della pelle. Vedete qui sopra, sulla fronte, vado a pulire queste piccole macchie. Io adesso non vado oltre, questo dovrebbe essere un lavoro fatto con più pennelli, comunque giusto per rendere l'idea. Ecco, ho ottenuto praticamente ciò che volevo. Manca ancora qualcosina qua sopra, naturalmente. È molto importante l'uso della tavoletta grafica per un lavoro di precisione. Con il mouse sarebbe un pochino più complesso. Adesso vi faccio vedere il prima e il dopo. Allora, questo qui è il risultato che abbiamo ottenuto. Siamo partiti da questa immagine e siamo arrivati a questa immagine qui. Quindi questo è il dopo, questo è il prima e questo è il dopo. Ok, grazie e ci rivedremo al prossimo tutorial.